Bentornati ragazzi, un bacio dal Sibe. Oggi, come da copertina, vi porterò 5 loadout meta di Warzone, ragazzi. Ho messo tanta pazienza e tanta pratica per provare queste armi. Io vi garantisco al 100% che sono davvero OP. Infatti vi consiglio di testarle e di farmi poi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, perché secondo me sono delle armi davvero fantastiche. Io vi ringrazio come sempre di cuore per il vostro sostegno, perché vi giuro questi mesi siete stati davvero favolosi, perché ho visto una grande crescita del canale e sto portando nuovi contenuti su Warzone, vedo che vi piacciono e ve ne porterò molti altri ancora, però giustamente ragazzi dovete darmi il tempo di cercare ogni volta per ogni arma diciamo le nuove meta, perché è un gioco che va testato, non si fanno solo configurazioni, buttate lì, ah ok, queste sono le nuove meta. Adesso ragazzi vi lascio alla intro e poi successivamente subito al video. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like, se potete attivate la campanellina e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite che farò molto recentemente. E niente ragazzi, io vi ringrazio ancora di cuore, vi auguro una buona visione, un bacio dal Sibe. Bella ragazzi, ciao belli. Eccoci qua ragazzi, finalmente siamo qui pronti per farvi vedere queste nuove armi che saranno davvero OP. E partiamo subito dalla prima classe che è composta da, come potete vedere, da un MCV. Io farò una breve, diciamo, sintesi di cosa metto, vi faccio vedere giusto 3 colpi che sparo al poligono e poi giustamente voi testatele e mandatemi un bel commento su cosa ne pensate, perché secondo me sono davvero devastanti, soprattutto questa qua ragazzi, mi sto trovando da Dio. Allora andiamo a mettere una canna lunga da 16,5 MCV Ciclone, un freno T15 billetted o come volete chiamarlo voi, io lo chiamo billetted, un tamburo da 60 colpi come munizioni, mi raccomando non andate a metterne di meno perché è davvero difficile con pochi colpi atterrare i nemici, almeno che non ne ciccate neanche uno. Poi andremo a mettere come ottica stranamente la lastra riflettente, che mi sono trovato da Dio ragazzi, perché è davvero cinica e molto precisa. E infine ho aggiunto come ultimo perk, ho messo il calcio pesante RB Regal, perché mi sono trovato davvero da Dio. Vi faccio subito vedere come si comporta questa arma nel poligono. Guardate ragazzi, è ferma. È una cosa allucinante. Adesso proviamo ad andare anche laggiù in fondo. Io ovviamente non sono un pro player, però fidatevi che comunque quest'arma è davvero ferma. Come potete vedere è stabilissima. E non ci vanno neanche tantissimi colpi per buttare giù il nemico. Io confronto, diciamo confronto altri content creator, scusatemi. Preferisco sempre portarvi l'arma più stabile con un danno medio-alto, perché è inutile portarvi un'arma con un danno altissimo ma poco stabile, in modo che chi non ha le mani fa troppo fatica. E adesso passeremo alla seconda arma, che vi faccio vedere subito, ed è la USP9, la WASP 9. Per alcuni diciamo cringe, e andremo a metterci come canna lunga USP Reckless 90 che mi sono trovato da Dio perché è quella che fa un po' più di danno ragazzi. Poi come volata abbiamo messo uno spegnifiamma compensato ZEM 35 che sarebbe diciamo quello meta per le mitragliette. Poi caricatore da 50 colpi perché essendo una mitraglietta ci saranno molti push soprattutto se si fa classificata, quindi ci vanno molti colpi in modo da riuscire a fare almeno 1 o 2 persone, e se si usa il coltellino da lancio anche 3. Sono andato a mettere anche qua una lastra riflettente come mirino perché come vi ho detto ho trovato che è davvero stabile come mirino, non per tutte le armi ovviamente ragazzi. E poi come calcio ho messo un calcio USP Classic Factory
che mi sono trovato da Dio perché mi aiuta molto nel rinculo. Vi faccio vedere anche come si comporta questa arma al poligono. Guardate. Lì contate che l'ultimo bersaglio è abbastanza lontano per una mitraglietta, però come potete vedere è davvero ferma. Io mi ci sono trovato da Dio con questa mitraglietta. Fa al caso vostro mettere il mirino o no, perché secondo me aiuta molto ai player non molto abili con la mira. Però volendo si può togliere il mirino e andare a mettere un'impugnatura, andare a mettere la prima gommata USP Arc. Quindi vedete voi come giocarla, se metterla con la lastra riflettente o se preferite un'impugnatura. E questo ragazzi è il mio primo loadout. Faccio vedere anche cosa uso: la granata fumogeno, coltello da lancia. Poi come perk andiamo a mettere montanaro, di corsa, temprato e risoluto. Andiamo con il meta 2 ragazzi. Il meta 2 è composto dal RAM 7 d'assalto. Come potete vedere ho messo un jack BFB come volata, in modo da avere un contraccolpo diciamo quasi insignificante per l'arma. Come canna andremo a mettere una canna pesante XRK Core Mark 40, in modo da avere una lunga gittata e anche un controllo del rinculo. Impugnatura di supporto pesante Bruen, da essere un'arma molto stabile e da non essere un'arma che barcolla. Andremo a mettere tamburo da 60 colpi e come mirino riflettente MK3. Anche questo vi faccio subito vedere come si comporta al poligono. Ditemi cosa ne pensate, però anche qua secondo me siamo su un'arma molto stabile. Giustamente io sul terzo bersaglio con più lontano smiro parecchio, però come potete vedere i primi due siamo praticamente fermi. Andremo a vedere subito la mitraglietta di supporto, che è un HRM9 ragazzi. Anche qui un'arma con diciamo tra virgolette meta dopo la USP9. Andremo a mettere come spegnifiamma compensato ZEM 35, come avevo già detto prima, che per le mitragliette è devastante. Impugnatura verticale Bruen Pivot. Tamburo da 50 colpi. Calcio andremo a mettere calcio Hatchet, che diciamo stabilisce più mobilità e controllo del rinculo. E andremo a mettere poi impugnatura d'assalto PCS 90. Vi faccio subito vedere anche come si comporta questa mitraglietta. Io senza mirino faccio un po' più fatica perché come potete vedere smira leggermente di più, però scioglie molto. Quindi lì è anche un fatto vostro su come vi potete trovare meglio con le mitragliette. Però come potete vedere io adesso laggiù non ci arrivo, cioè laggiù per me è davvero difficile. Invece qua davanti, meno male, anche non avendo diciamo una buonissima mira, è un'arma che scioglie davvero tanto ragazzi. Adesso passiamo subito con il meta 3. Anche qui ho messo un'arma davvero favolosa ragazzi, molto stabile, con il jack BFB come volata. Potete vedere che aiuta sempre con il rinculo e il contraccolpo. Poi come canna andremo a mettere una Krios 6 match. Come sottocanna un F-Tac Reaper 56. Caricatore da 40 colpi. Come ottica la Coreo Eagle's Eye da 2,5x. Vi faccio vedere che capolavoro è uscito ragazzi. Come potete vedere è fermissima. Ovviamente come vi ho sempre detto il terzo bersaglio è lontanissimo e io faccio un po' di fatica. Comunque come potete vedere il nemico più vicino è molto stabile come arma. Di supporto io mi sto trovando da Dio con quest'arma qua. Infatti teoricamente questo è il mio loadout. Mi sono trovato bene con la MR9. Con canna gli abbiamo messo un silenziatore integrale Tectonic Micro, fermamano DRS6 come sottocanna, lastra riflettente come ottica, caricatore da 50 colpi a tamburo e un'impugnatura Phantom come impugnatura classica dell'arma, in modo da aumentare la destrezza e da aiutarci nella velocità del mirino. Faccio vedere come si comporta questa mitraglietta in diciamo in corto raggio. Io come potete vedere mi sono trovato davvero bene con questa perché scioglie ragazzi. Questa armetta qua proprio scioglie davvero tanto e io mi sono trovato da Dio. Andremo subito adesso con il Meta 4. Qui anche diciamo io vado più sulle assalto che con le mitragliette, sulla precisione.
Infatti qua avremo un Gulemut 762 con il kit Jack Annihilator, cosa devastante, meno male l'hanno fatta. Quindi il primo perk sarà mettere Jack Annihilator. La canna sarà canna lunga Jack Annihilator. Silenziatore Shadow Strike come volata. Come ottica andiamo a mettere una riflettente MK3 che è meno invasiva. E poi come calcio andremo a mettere cuscinetto antirinculo comando di 15. Vi farò subito vedere come si comporta questa super arma. Questa qua ragazzi è una cosa favolosa, vi giuro, perché mi trovo da Dio. La cosa brutta di questi mitraglioni purtroppo è quando devi ricaricare, perché ti mangia tanto tempo. Quindi dovete essere bravi subito a switchare se arriva qualche nemico. Adesso vi faccio vedere l'arma che ci accompagna con questo mitraglione. È il Ram 9 mitraglietta ovviamente. Come volata andiamo a mettere uno spegnifiamma compensato Zem 35 come ho fatto per tutte le mitragliette. Poi andremo a mettere il laser DX Flash 90, DXS Flash 90 scusatemi. Fermamano DR6. Caricatore da 50 colpi e rialzo Recon come da rialzo ovviamente. Vi faccio vedere come si comporta anche questa armetta qua. Molto ottima come mitraglietta. E passiamo infine con l'ultimissimo loadout. Ragazzi, eccoci qua. L'arma che per molti è devastante. Io faccio un po' di fatica a trovarmi con quest'arma, però ve la garantisco perché è l'arma meta che stanno usando tutti praticamente. È la nuova arma meta questa. Partiamo con la volata che è una Zulu 60. Canna lunga Bruen Venom, sottocanna F-Tac Ripper 56, caricatore da 45 colpi e infine ottica la Corio Eagle's Eye da 2,5 per. Vi faccio subito vedere come si comporta. Come arma vi dico non è favolosa diciamo, però come potete vedere il rinculo si gestisce alla grande a mio parere. Con questa super armetta gli affianchiamo lo striker con canna lunga striker Recon, sottocanna impugnatura phase 3, colpi 45, grammatura elevata, tamburo da 60 colpi e modello Nidar 2023 come mirino. Vi faccio vedere anche qui come si comporta questa mitraglietta che a me piace davvero molto. Io diciamo che quest'anno mi sono davvero trovato bene con le mitragliette perché sono davvero rotte quest'anno. Però l'unica pecca è che non riesco tanto a usarle senza mirino. Ho notato che senza mirino quest'anno le armi smirano tantissimo. Ragazzi, spero di non essermi divulgato troppo nel tempo. Spero che questo video vi possa davvero piacere. Io vi ringrazio per la vostra attenzione perché siete favolosi. Mi raccomando, lasciate un bel commento qua sotto anche se avete in mente nuove armi che state provando e di provarle magari con un vostro settaggio. Scrivete magari l'arma e i perk che mettete così in modo da che posso provarli. O se avete qualche, diciamo, consiglio, se volete cecchini, se volete fucili a pompa, qualsiasi cosa, ragazzi, scrivete qua sotto così io posso portarvi subito un video apposta per quello che voi chiedete. Quindi, ragazzi, mi raccomando, supportate il canale, buon weekend e mi raccomando, non rancate troppo, ragazzi. Bella ragazzi, un bacio dal Sibe.